Immagina un boato così violento da strappare l'ossigeno dai tuoi polmoni prima ancora che tu possa sentire il suono dell'esplosione. Finita la guerra fredda, ci siamo convinti di una cosa. Abbiamo creduto che l'Apocalisse avesse una sola forma, quella del fungo atomico. Ci siamo detti che finché i missili nucleari restavano nei loro silos sotterranei, l'umanità era al sicuro, che le guerre convenzionali avevano un limite di distruzione tollerabile, ma ci sbagliavamo, di grosso. Nel silenzio dei laboratori militari, ingegneri e chimici hanno continuato a spingere i confini della fisica. Non avevano bisogno di scindere l'atomo per creare l'inferno in terra. Avevano solo bisogno di capire come manipolare l'aria che respiriamo. E ci sono riusciti. Hanno creato armi così devastanti da imitare l'ira di una testata nucleare, ma senza violare un singolo trattato internazionale. Armi che non lasciano radiazioni, ma cancellano chilometri quadrati in una frazione di secondo. Benvenuto nel mondo della madre e del padre di tutte le bombe. Quello che stai per vedere cambierà per sempre la tua idea di cosa sia un'arma convenzionale. 13 aprile 2017, montagne dell'Afghanistan. Dal portellone posteriore di un aereo da trasporto scivola fuori un cilindro verde. Non è un missile snello e veloce. È un mostro tozzo, lungo 9 metri, pesante quasi 10.000 kg. Immagina un grosso pulmino o un piccolo scuolabus, ma riempito fino all'orlo di puro esplosivo che cade dal cielo. È la GBU-43, conosciuta dal mondo come Moab, la madre di tutte le bombe. La sua caduta è guidata dal satellite. Le sue alette a griglia si muovono freneticamente per correggere la traiettoria. Ma la cosa più terrificante non è la sua stazza, è il suo obiettivo. La Moab non è progettata per penetrare il suolo. Non deve scavare un cratere. Il suo scopo è esattamente l'opposto. Deve esplodere a un'altitudine precisa, a pochi metri da terra. E il motivo per cui lo fa sfida l'intuizione umana. C'è un problema fisico che i militari dovevano risolvere. Se esplodi a terra, la terra assorbe metà della tua energia. Se esplodi in aria, l'aria diventa la tua arma. Tra poco capirai perché questa scelta tecnica trasforma un'esplosione in un'onda anomala invisibile. Dentro quel cilindro d'acciaio non c'è plutonio, non c'è uranio. Ci sono 8.500 kg di una miscela chiamata H6. È un cocktail chimico spietato. Contiene TNT, un esplosivo classico, e RDX, una molecola ancora più instabile e potente. Ma il vero segreto, il tocco di magia nera degli ingegneri chimici, è una polvere finissima che conosci benissimo. L'alluminio. Sì, lo stesso metallo della carta stagnola che hai in cucina. Quando l'esplosivo primario detona, genera un calore estremo. Questo calore accende le particelle di alluminio. E l'alluminio, quando brucia in queste condizioni, non esplode in un istante. Brucia più a lungo. Prolunga la durata della palla di fuoco. Mantiene alta la pressione per millisecondi preziosi. In balistica, un millisecondo è un'eternità. Questo mix crea un'onda d'urto che non è un colpo secco, come un proiettile. È una spinta continua, inesorabile, come un muro di cemento solido che viaggia a velocità supersonica. Ma cosa succede quando questo muro colpisce un corpo umano? La risposta è nascosta nella fisica dei fluidi. Torniamo all'esplosione in quota. Quando la Moab detona a 2 metri da terra, la palla di fuoco si espande in ogni direzione. L'onda d'urto viaggia verso il basso, colpisce il suolo duro e rimbalza verso l'alto. Ma c'è un'altra onda d'urto, quella che stava viaggiando orizzontalmente. Quando l'onda riflessa dal suolo incontra l'onda orizzontale originale, si fondono. I fisici lo chiamano fronte da Mach o Mach stem.
è un fenomeno terrificante. L'interazione tra le due onde è un'addizione non lineare. Creano un fronte di pressione verticale, dritto e impenetrabile, che avanza radendo il suolo. La terra fa da incudine, l'aria fa da martello. Tutto ciò che si trova in mezzo, alberi, edifici, esseri umani, viene schiacciato con una pressione di decine di atmosfere. Gli alberi non vengono bruciati, vengono letteralmente sradicati e spazzati via come stuzzicadenti. L'aria stessa diventa un'arma contundente. È una dimostrazione di forza bruta, un pugno titanico sferrato dalla chimica tradizionale. Ma per quanto la Moab sia spaventosa, è pur sempre un'arma convenzionale. Agisce spingendo. La Russia, invece, ha deciso di esplorare un incubo diverso, un'arma che non spinge, un'arma che aspira. Settembre 2007. La televisione di Stato russa trasmette immagini sgranate di un bombardiere strategico Tu-160. Sgancia un ordigno che sembra quasi innocuo, appeso a un paracadute bianco. Poi un'esplosione che oscura il sole. È la risposta diretta alla Moab americana. L'hanno battezzata Foab, il padre di tutte le bombe. I generali russi dichiararono che la sua potenza era paragonabile a quella di un'arma nucleare tattica, ma senza la ricaduta radioattiva. 44 tonnellate di tritolo equivalente, compresse in un ordigno che pesa circa 7.000 kg, più leggero, ma non meno della metà della controparte americana. Com'è possibile? Come può una bomba più leggera essere 4 volte più potente? Il segreto sta in un principio chimico di un'eleganza diabolica. Un esplosivo normale, come la dinamite o il tritolo, deve contenere al suo interno sia il combustibile che l'ossigeno per bruciare. È pesante, ingombrante. La Foab non si porta dietro l'ossigeno. Usa quello che c'è già. Usa il tuo ossigeno. E per farlo deve eseguire una danza mortale in 2 tempi. Ecco come funziona un'arma termobarica. Immagina di essere sul bersaglio. La bomba arriva a pochi metri da terra, ma non c'è una grande esplosione. C'è solo un pop, un piccolo scoppio sordo. Una carica di dispersione si attiva. Il guscio della bomba si apre e rilascia una nuvola immensa. Non è fumo, è un aerosol, una nebbia finissima, composta da combustibili ad alta energia, ossido di etilene e particelle di alluminio e magnesio. Questa nuvola è intelligente. Non è un solido che viaggia in linea retta. È un gas pesante. Inizia a fluire. Si insinua come un fiume invisibile. Scende nelle trincee. Scorre lungo i corridoi dei bunker. Entra nei pozzi di ventilazione. Penetra nelle fessure delle porte. Ti avvolge completamente. In questa fase, che dura una frazione di secondo, sei circondato da un potenziale esplosivo puro, miscelato perfettamente con l'ossigeno dell'aria intorno a te. E se in quel momento avessi la sfortuna di respirare, questa miscela entrerebbe direttamente nei tuoi polmoni. Il palcoscenico è pronto. L'aria stessa è diventata la bomba. Poi scatta la seconda fase. Una seconda carica, minuscola ma caldissima, detona al centro della nuvola. È la scintilla in una stanza piena di gas. L'intera nuvola di aerosol, larga centinaia di metri, si accende simultaneamente. Non è un'onda d'urto che parte da un punto centrale e si allarga. È l'intero volume dell'aria che esplode nello stesso esatto istante. La temperatura schizza a quasi 3000 gradi Celsius in un battito di ciglia. Tutto ciò che si trova all'interno di questa nuvola viene vaporizzato sul colpo. La roccia fonde. Il metallo si deforma. Ma il fuoco è solo l'inizio dell'orrore, perché bruciando così in fretta l'enorme palla di fuoco consuma letteralmente tutto l'ossigeno presente nell'aria. E quando l'ossigeno scompare all'improvviso, la fisica impone un conto salatissimo da pagare. Si crea un vuoto parziale.
un'assenza di materia. E la natura, come sai, odia il vuoto. Quello che accade nei millisecondi successivi è il motivo per cui queste armi sono considerate le più crudeli mai inventate dall'uomo. Dopo l'espansione violenta e infuocata, la palla di fuoco si raffredda rapidamente e si contrae. Questo crea un'onda di pressione negativa massiccia, un risucchio titanico. L'aria circostante precipita verso il centro dell'esplosione per riempire il vuoto, a velocità da uragano. Se la prima onda spingeva verso l'esterno, questa seconda onda tira verso l'interno. È questo l'effetto vuoto che dà il nome all'arma. Se ti trovi in un bunker profondo, la prima onda d'urto potrebbe non distruggere le pareti di cemento armato. Ma la nuvola di gas era già entrata. L'accensione ha bruciato l'ossigeno e ora l'onda di pressione negativa risucchia l'aria rimasta attraverso i condotti di ventilazione. La pressione atmosferica crolla istantaneamente. È come essere trasportati nello spazio profondo, senza tuta, in una frazione di secondo. Nessun nascondiglio sotterraneo può proteggerti da una variazione di pressione dell'aria. Il cemento ferma le schegge, ma non può fermare la fisica dei gas. E i danni che questo sbalzo di pressione infligge al corpo umano sono difficili da immaginare. Fermati un attimo, stringi lo sguardo. Scendiamo a livello microscopico. Cosa succede esattamente a un corpo umano esposto a una bomba termobarica come la FOAB? La prima cosa a colpire è il calore. 3000 gradi. A questa temperatura l'acqua non evapora dolcemente. Ha un'ebollizione lampo. Il corpo umano è composto per il 60% di acqua. Quando il fronte di fiamma ti investe, l'acqua negli strati superficiali della pelle e negli occhi passa dallo stato liquido a quello gassoso in un istante. L'acqua, diventando vapore, si espande di 1600 volte il suo volume. Questa espansione istantanea crea microesplosioni sotto la pelle. Ma questo è solo il primo millisecondo. Il calore è così intenso e breve che spesso non hai il tempo di incenerire completamente un corpo prima che arrivi la vera causa della letalità, l'onda di pressione. Preparati, perché stiamo per entrare nell'organo più vulnerabile che possiedi. Il tuo orecchio medio è una camera sigillata. Il timpano è una membrana delicatissima, spessa 1/10 di millimetro, progettata per vibrare con le più lievi variazioni di pressione dell'aria, come una voce umana. Ma l'onda d'urto di una MOAB o di una FOAB porta una sovrappressione di decine di atmosfere. Quando quel muro di aria solida colpisce il tuo orecchio, la membrana non vibra. Si lacera istantaneamente. Gli ossicini dietro di essa, il martello, l'incudine e la staffa vengono dislocati violentemente. È un trauma acustico assoluto. Ma la distruzione dei timpani è paradossalmente il danno minore. È solo il segnale d'allarme che l'onda di pressione è entrata nel tuo corpo. Il vero bersaglio dell'onda, quello che determina la sopravvivenza o la morte, si trova più in profondità, nascosto dietro la cassa toracica. Un organo che, per sua stessa natura, è pieno d'aria e non può difendersi. I polmoni sono come spugne composte da milioni di minuscole sacche d'aria. Gli alveoli sono progettati per scambiare gas delicatamente. Quando l'onda di sovrappressione positiva colpisce il tuo petto, la cassa toracica viene compressa con una forza inaudita. Gli alveoli collassano su se stessi. L'aria al loro interno viene schiacciata. Poi, frazioni di secondo dopo, arriva la fase negativa, il vuoto termobarico. La pressione esterna crolla sotto lo zero atmosferico. I tuoi polmoni, appena schiacciati, ora si espandono violentemente, spinti dall'aria residua al loro interno che cerca di uscire verso il vuoto esterno.
Questa rapida sequenza di compressione ed espansione estrema lacera letteralmente il tessuto polmonare. I capillari che circondano gli alveoli si rompono. Si verifica un'emorragia interna massiccia. Si chiama barotrauma polmonare. È lo stesso effetto che subirebbe un subacqueo se venisse sparato dagli abissi alla superficie in un secondo. Non muori per le schegge. Muori perché il tuo stesso respiro ti ha tradito. E poi tutto finisce. L'esplosione è durata meno di un battito cardiaco. Il fuoco si è spento. L'aria è tornata al suo posto. Cosa rimane sul terreno? A differenza di un'esplosione convenzionale che scaglia frammenti di metallo a chilometri di distanza, le armi termobariche non si affidano alla frammentazione. Non ci sono schegge. L'involucro della bomba è sottilissimo, progettato per disintegrarsi, non per ferire. Quello che resta è un paesaggio lunare. Gli edifici non sono bucherellati, sono scoperchiati e implosi. I veicoli blindati sono intatti all'esterno, ma i loro equipaggi all'interno sono stati annientati dall'onda di pressione che ha viaggiato attraverso le prese d'aria. È una devastazione clinica, quasi asettica. Un'area di centinaia di metri di diametro in cui la biologia è stata semplicemente cancellata da un'equazione termodinamica. Nessuna radiazione persistente, nessun inverno nucleare, solo polvere, silenzio e il vuoto lasciato da un'arma che ha usato il cielo stesso per uccidere. Arrivati a questo punto, sorge una domanda inevitabile. Se queste armi sono così devastanti, se distruggono bunker e cancellano truppe con la stessa efficienza di una piccola bomba atomica, perché costruire proprio queste? Perché non usare semplicemente un'arma nucleare tattica? La risposta non si trova nella fisica, ma nella psicologia umana e nel diritto internazionale. Esiste una linea invisibile tracciata nella mente di ogni leader mondiale. Il tabù nucleare. Dal 1945, sganciare un'arma nucleare significa attraversare il punto di non ritorno. Significa invitare la fine del mondo. La radiazione è uno stigma inaccettabile. Ma la MOAB e la FOAB sono il trucco perfetto. Offrono ai generali il potere di un dio arrabbiato. L'impatto visivo di un fungo atomico alto chilometri senza attraversare quella linea rossa. Sono la scappatoia definitiva. Il massimo del terrore, legalmente consentito. C'è un altro motivo, molto più tattico, per cui queste armi esistono. Le montagne, i complessi di caverne, i tunnel sotterranei. Nella guerra moderna, il nemico si nasconde sotto la roccia solida. Bombe penetranti tradizionali possono bucare il cemento, ma non possono distruggere un labirinto sotterraneo profondo chilometri. Non sanno dove curvare. L'arma termobarica, invece, non ha bisogno di sfondare la roccia. Come abbiamo visto, l'aerosol si comporta come un gas. Se c'è un'apertura, per quanto piccola, la nuvola infiammabile fluirà all'interno, scendendo sempre più giù, riempiendo ogni cunicolo, ogni stanza. Quando scocca la scintilla, l'esplosione viaggia lungo i tunnel come un pistone in un cilindro. La roccia delle caverne non assorbe l'esplosione, la concentra, la fa rimbalzare, amplificandola. È l'arma perfetta per sterilizzare un intero complesso sotterraneo senza dover scavare un solo metro. È la cacciatrice di caverne definitiva. Ma l'impatto più duraturo di queste macchine non si misura in atmosfere di pressione o in gradi centigradi. Si misura nel terrore. Immagina di essere un soldato a chilometri di distanza. Senti un rombo basso che fa tremare la terra sotto i tuoi stivali. Guardi l'orizzonte e vedi salire un fungo di fumo e fuoco alto migliaia di metri. Il tuo cervello urla una sola parola: nucleare. Il panico si diffonde prima ancora che la polvere si sia posata. L'obiettivo primario di sganciare una MOAB o una FOAB
non è solo uccidere chi si trova sotto. È spezzare la volontà di combattere di chiunque stia guardando. È una dimostrazione teatrale di onnipotenza. Quando gli Stati Uniti usarono la Moab in Afghanistan, il messaggio non era solo per i militanti nelle caverne. Era un messaggio trasmesso in mondovisione. Noi abbiamo il fuoco degli dèi e possiamo usarlo quando vogliamo, senza chiedere permesso a nessuno. Abbiamo passato decenni a temere che l'umanità si sarebbe distrutta dividendo i mattoni fondamentali della materia, gli atomi. Abbiamo costruito bunker di piombo per nasconderci dalle radiazioni. Ma nel frattempo, la scienza militare ha trovato un'altra strada. Ha preso l'aria, l'elemento più vitale e onnipresente del nostro pianeta, e ha imparato a trasformarla in un'arma di distruzione di massa. La Moab e la Foab sono il culmine di questa ricerca. Ci ricordano che non serve la fisica quantistica per creare l'inferno. Basta la chimica giusta, applicata con sufficiente brutalità. Queste armi non cambiano il DNA dei sopravvissuti, non avvelenano l'acqua per millenni. Ma nel loro raggio d'azione, la cancellazione è assoluta. E mentre i trattati internazionali continuano a concentrarsi sulle testate nucleari, i mostri d'alluminio e le nuvole termobariche riposano silenziosi negli arsenali, pronti a rubare il respiro al mondo. Io sono Renderium e questa, purtroppo, è la nostra realtà. Iscriviti per scoprire come funziona davvero il mondo intorno a te.